sono nato il 17 aprile del 1928. L'infanzia l'ho sempre vissuta qua, sono nato qua. E una volta era più dura perché la campagna era poca e si arrangiava, si rabattassava. Avevamo un po' di tutto: vigna, campi, prati, 4-5 bestie, bovini. Mia madre aveva le pecore, quelle erano delle donne, le pecore per fare i formaggi. E la mattina si alzava abbastanza presto perché prima di andare in campagna bisognava accudire le bestie, i bovini, e andare a tagliare l'erba, darci l'erba e poi si andava in campagna, nelle vigne, e tutto a piedi. Una volta era faticosa in campagna perché i lavori erano tutti manuali. Nella vigna specialmente si zappava, c'erano le bestie. Noi avevamo 2 mucche, una la adoperavamo sempre nei filari. Avevamo le mucche perché la mucca ti dava anche il reddito del vitello e un po' di latte. Poi quelli che erano le cassine più grosse, sai, avevano i bui. Il bue come lavoro era già, sai, non c'era paragone con la mucca, con la vacca, però la vacca ti dava un po' di reddito in più. Ecco. Ti davano lavoro perché quando arrivavi dalla campagna a casa avevi ancora le bestie da accudire, però anche le bestie avevano, sai, primo facevi il letame, il miglior concime che ci siano, specialmente per le viti, per tutto. Campi, prati, anche nei prati se non si mette il letame l'autunno. A me mi è sempre piaciuto, è per quello che ho continuato, perché poi quando ho mancato i genitori abbiamo comprato un po' di vigna e ci abbiamo dato da fare. Un'azienda un po' che si tirava avanti, via. Adesso a scuola vanno fino a obbligatoria fino a 16 anni. Io ho fatto una scuola d'avviamento, si chiamava. Sarebbe una scuola le medie, ma neanche le medie. Una scuola che si parla di tutto, di agraria, la chiamavano primo avviamento. C'era solo quelle lì. Mi interessavo di tutto. Io sono un autodidatta, ho imparato a potare da solo le piante senza andare a scuola, perché mi piace, via, non è il sangue. Intelligente, lui era più intelligente, io una zuccona sola. No, è vero, è vero. Lui qualunque lavoro che facesse imparava bene, invece io no. Domenica nel 50 mi sembra. Quando ci siamo sposati? No, sposati non conosciuti, da ragazzi, sa, quando si va nella sala da ballo, lì c'era. Era bello, non è che ci divertivamo come adesso, anzi forse ancora di più. Fino alle 11 e basta, perché poi chiudevano e via. C'era la pianola. I dischi. Non i giradischi come adesso, sai che... C'era uno che era un po'... magari metteva un disco bello, poi metteva un altro, metteva come cubito, bandiera rossa. Siamo sposati nel 51. Perché poi le ragazze, quelli di campagna, non li volevano sposare. Quello anche. Io non avevo mai vista la campagna, neanche i miei non erano d'accordo. Non l'avevo mai vista. Ho sempre lavorato, sei sempre dietro. Poi l'ho aiutato. Andavamo sempre in 2, poi prendevamo qualcuno, qualche gente, però il lavoro grosso l'abbiamo sempre fatto noi. Adesso la gente è assicurata per la grandine, in campagna le colture sono assicurate, si paga qualcosa però abbastanza, invece una volta niente, allora
una malura, come diceva lo scrittore Fenolio. Mi ricordo che ero 57, sì, a fare dei gabbioni lungo il canale che va alla centrale di Narsole, lassù sopra. Una grandinata. Sì, la volta sì. Da Narsole ho visto tutto, da Narsole si vede la collina lì di Corno, il corsaletto lì, tutto bianco. Sono andato su a vedere, ma più niente. Qualche germoglio dentro il palo, sai, il palo di castagno. Tutto come a gennaio, tutto pulito. Sì. Quella grandinata lì me la ricordo proprio, sono venuto a casa proprio. Mi ricordo quella volta, brutta. Si vedeva tutto bianco sulla collina. E poi niente, sei attaccato alla terra e continui. Per la vigna, per l'albero da frutta, per così. Per gli animali anche, perché... Poteva andare a lavorare da qualche parte, solo che lui voleva lavorare in campagna, così, no? Ma le soddisfazioni, uno quando è attaccato al lavoro, che è attaccato alla pianta, quando raccogli una pesca, un ciliegio, quando vedi che bella, e anche l'uva, quando la raccogli in autunno, che vedi quei grappoli senza malattie, senza ben mature, allora è una soddisfazione. E la festa, la vendemmia, no? Ma a lui le piaceva, avesse voluto un lavoro lo cercava, lo trovava perché... A quei tempi là sì, quei tempi là. Per me è meglio che una fabbrica, là, è meglio che andare a fare un lavoro in fabbrica. Fai doppia fatica, Non c'hai orari. Rispetto all'operaio. L'operaio faccia pure dei lavori duri, però in campagna fai il doppio di ore e come fatica anche tanta. Però un'altra... Una soddisfazione. È un'altra vita, secondo me, un'altra... Però bisogna che piaccia il lavoro. Qua c'era il miraggio Fiat, Torino. Però in campagna non era la povertà di quello che andava a lavorare, perché qua lavoro non ce n'era. C'era una fornace di mattoni che lavoravano 6 mesi all'anno e gli altri 6 mesi zero. 6 mesi, poi 6 mesi a casa. Allora non c'era disoccupazione o cassa integrazione come adesso. Qua in Francia ce ne sono andati tanti, sì. 60 in avanti sono usciti i trattori, i cingolati e allora hanno levato tanta fatica. Il primo trattore è stato nel 50, era un motocoltivatore, mi sembra nel 54. 2 ruote, poi si attaccavano un rimorchio dietro, quei rimorchietti dietro, poi l'abbiamo qualche anno, poi abbiamo cambiato, abbiamo preso uno a 4 ruote e, sa. Una volta era più, invece adesso ci sono le aziende sì, tipo i signori Vaira che hanno aziende che sono modello. Famiglia Vaira l'abbiamo conosciuta tramite l'ingegner Sardo. Io avevo una vigna che affittavo all'ingegner Sardo e allora abbiamo conosciuto i signori Vaira che sono gente splendida. Una volta c'era solo Dolcetto Barbera, adesso invece c'è anche Nebbioli, ci sono i Bianchi, ma io Bianchi non ho mai... Dolcetti, Barbera e Nebbioli. Il Nebbiolo è anche... specialmente adesso che c'è questa flavescenza dorata. Il Nebbiolo è un vitigno più resistente, per quello che adesso tanti piantano il Nebbiolo, per quello anche. Ma qua non siamo nella zona del Barolo, quindi è un altro discorso. Noi quel poco che facciamo Nebbiolo Langhe e boh. La zona del Barolo c'è stato un periodo, è come l'Arneis. L'Arneis
30 anni, 40 anni fa pensavano di levare tutti i vigneti perché non trovavano a venderlo. Il Barolo più o meno il Nebbiolo. Non c'era il mercato che c'è oggi, non era conosciuto. Quindi il dolcetto era meglio del Nebbiolo, del Barolo, 50 anni fa. Il dolcetto era un vino che la gente poi se lo vinificava in casa. Tutti qua nella zona pedemontana, lì delle montagne, pianure, lì, venivano a comprarsi il dolcetto, 3, 4, 5, 6 quintali di dolcetto, si facevano il dolcetto in casa, vinificavano in casa. Cosa che il Barolo non facevano perché non era un vino da tutto pisco. Adesso i mercati, grazie alla globalizzazione, esportano da tutte le parti del mondo e per quello che ha preso i prezzi che ha preso, anche grazie a sé, sono stati dei bravi, i barolisti Qui dietro casa abbiamo un po' di vignali. Abbiamo lavorato tutta una vita sacrificati per fare un po' di aziende, adesso siamo costretti a vendere. Adesso siamo soli. Fittare e vendere. Abbiamo nipoti, però non fanno quel mestiere, hanno altri lavori e quindi ci tocca mollare. Mollo adagio, non tutto in un colpo.